Ciao a tutti e benvenuti di nuovo su Celebrita dalla Turchia. Prima di cominciare, ricordatevi di iscrivervi e mettere like, così non perderete nessuna novità. Oggi vi porto una storia che ha commosso il pubblico e ha spinto perfino i più scettici a fermarsi un attimo a riflettere. Parliamo di una donna che, sullo schermo, incanta per eleganza e misura, e fuori dallo schermo difende con discrezione la propria vita privata. Parliamo di Elçin Sangu, che nelle scorse ore, durante quella che doveva essere una semplice chiacchierata sui nuovi progetti, ha aperto uno spiraglio sul suo cuore, lasciando intravedere la crepa di una separazione da Bar Arduc che molti sospettavano, ma che nessuno aveva ancora sentito raccontare dalla sua voce. Il tono dell'intervista, iniziata tra sorrisi cortesi e domande di rito, è cambiato all'improvviso quando il giornalista ha sfiorato un tema che Elçin fino a oggi aveva tenuto lontano dai microfoni. Si è vista un'ombra passare nei suoi occhi, un respiro più lento, poi le parole sono uscite con una sincerità che non ammetteva filtri. La voce le è tremata solo un istante, come il primo passo su un terreno che si sa fragile, e poi si è messa a nudo con una fermezza dolce e disarmante. Non c'è stato bisogno di chissà quale titolo ad effetto, bastava guardarla mentre cercava le parole, ascoltarla mentre raccontava senza accusare, senza costruire un dramma in cerca di applausi. Elçin ha spiegato che dietro la sua compostezza non c'è un cuore di pietra, ma il tentativo quotidiano di non sbandare. Sto cercando di andare avanti, ha detto con un sorriso breve, ma certe mattine basta una canzone alla radio, una strada percorsa insieme, un profumo che mi ritorna addosso senza chiedere permesso, e all'improvviso tutto quello che credevo di avere archiviato si rimette in moto. Lo ha detto con calma, senza spettacolarizzare il dolore, come se le lacrime che a un certo punto le si sono affacciate agli occhi non fossero un segno di debolezza, ma una prova di verità. Molti pensano che una donna forte non pianga, ha aggiunto, ma la forza non è restare perfetti. È saper reggere la tempesta anche quando non si vede. Quelle frasi sono rimbalzate sui social con velocità impressionante. I fan si sono stretti attorno a lei come in un abbraccio virtuale, scrivendo messaggi che dicevano tutto con semplicità: ti capiamo, fa male, siamo con te. C'è stato chi ha condiviso ricordi di scene indimenticabili interpretate con Bar, come a dire che, sì, le storie d'amore sullo schermo si nutrono di finzione, ma le emozioni che risvegliano nella vita reale sono vere, e restano. Alcuni hanno raccontato le proprie separazioni, rispecchiandosi in ogni parola, come se la confessione di Elçin avesse dato loro il permesso di pronunciare quello che a lungo avevano tenuto nel cassetto. Fonti vicine a Elçin hanno confermato ciò che il suo sguardo lasciava intendere. Questa rottura ha scavato solchi profondi, nonostante l'immagine controllata e la serietà con cui ha sempre gestito tutto. Non è una pagina voltata con schiocco di dita, non è la fine rapida che ci si augura nei momenti di orgoglio. È piuttosto una piega del cuore che richiederà tempo per distendersi. Eppure, dentro quella fragilità non c'era amarezza. Elçin, con una grazia che le è propria, ha rifiutato di voltare in giudizio il passato. Su Bar non ha usato una sola parola di troppo. È stato una parte importantissima della mia vita, ha detto piano. Non parlerò mai male di lui. Anche se le strade si sono separate, gli auguro serenità. La sua onestà ha avuto l'effetto di far tacere anche i più rumorosi. Non c'era scandalo da cavalcare, non c'era veleno da spargere, ma quella rara combinazione di sincerità e misura che, nel mondo dello spettacolo, ogni tanto ci si scorda esista. Alcuni amori non finiscono, ha aggiunto in un soffio, cambiano soltanto. Una frase semplice, eppure potente, che ha raccolto migliaia di condivisioni e ha risuonato come una campana in una piazza silenziosa. E naturalmente, appena la clip ha iniziato a circolare, tutti si sono chiesti cosa stesse pensando Bar. Ha visto quelle immagini? Ha ascoltato quelle parole? Una persona che conosce entrambi ha raccontato sottovoce che sì, l'intervista l'ha guardata, da solo, lontano dai riflettori, e ne è rimasto profondamente colpito. Non ha scritto post, non ha rilasciato dichiarazioni, non ha rotto il silenzio con un gesto teatrale. Ma quel silenzio, ha spiegato l'amica comune, non va letto come indifferenza. È rispetto, avrebbe detto chi lo conosce bene. Ci tiene ancora. Sa che parlare adesso potrebbe fare più male che bene.
A volte tacere è un modo di voler bene da lontano. Sono parole che si incastrano senza rumore nella narrazione che tutti conoscono di Bar, l'uomo che preferisce il lavoro alla confusione, che risponde con i fatti, che non si nasconde quando bisogna esporsi ma sceglie i tempi e i modi con cura. E c'è chi giura di averlo visto più pensieroso del solito, quasi assorto, come chi misura le parole prima ancora di pensarle. D'altra parte, gli addii non sono mai un gesto singolo, ma una sequenza di silenzi, esitazioni, prove di coraggio e passi indietro. Si sente, in tutto questo, l'eco di una promessa non rinnegata: ciò che è stato importante resta, anche se non è più come prima. Nel frattempo, Elchin fa quello che ha sempre fatto quando la vita le chiede di rialzarsi: si immerge nel lavoro. Nuove sceneggiature sul tavolo, letture che occupano le serate, prove che si allungano fino a tardi. Dice che la disciplina la consola, le dà una cornice. Ma non finge che basti. A volte, sul set, sento partire una canzone, ha confessato con un sorriso di quelli che graffiano piano, e senza volerlo mi ritrovo a ricordare ogni dettaglio di un pomeriggio qualunque, una battuta scambiata sottovoce, il modo in cui rideva quando cercavo di non perdere il filo. Non c'è retorica in quelle immagini, solo la verità di chi sa che la memoria è una stanza senza serratura, e che i ricordi entrano e escono quando vogliono. Gli utenti hanno commentato con rispetto, come se avvertissero che stavolta il pettegolezzo aveva un limite da non oltrepassare. Qualcuno ha scritto che la cosa più bella di questa storia è la delicatezza con cui entrambi si sono trattati. Nessuno ha cercato l'applauso facile della prima pagina, nessuno ha svelato dettagli intimi per guadagnare un titolo in più. Hanno lasciato parlare i gesti, e a chi osserva resta l'impressione che dentro questo distacco ci sia più cura che in tante dichiarazioni plateali. Forse perché la maturità, quando arriva, si vede proprio da queste cose. C'è chi ha provato a indovinare quel che potrà succedere, perché il cuore degli spettatori non smette mai di sperare. Torneranno a parlarsi? Si scambieranno un messaggio, complice l'eco di quelle parole? Il mondo dello spettacolo conosce i ritorni sorprendenti e le strade che si incrociano di nuovo al momento giusto. Ma oggi, a voler guardare bene, la storia raccontata da Elchin non è un cliffhanger in attesa dell'episodio successivo. È un punto e seguito fatto con mano ferma, non un addio urlato, non la porta sbattuta, ma una finestra socchiusa che lascia entrare aria nuova, senza cancellare quello che è stato. E forse è proprio questo che ha toccato tutti. Una donna che si mostra forte proprio perché non pretende di esserlo sempre. Un uomo che sceglie il rispetto invece dello scontro. Due persone che, pur sotto l'occhio costante del pubblico, difendono la parte più privata di sé. In un panorama in cui spesso si trasforma ogni crepa in spettacolo, loro hanno offerto la lezione più inattesa: si può raccontare un dolore senza distruggere, si può tenere viva la gratitudine anche quando l'amore cambia forma, si può accettare che alcune pagine finiscano, senza strapparle dal quaderno. Le immagini dell'intervista continuano a circolare, e ogni volta che il video ricomincia c'è quel momento in cui Elchin abbassa lo sguardo e si ferma, come per scegliere con cura una parola che non ferisca nessuno. Poi dice che ci sta provando, che non ha risposte pronte, che a volte si sente forte e a volte no. Il pubblico la ascolta in silenzio, quasi in punta di piedi. E quando lei ricorda un dettaglio, una canzone, un odore, dall'altra parte dello schermo qualcuno annuisce perché sa esattamente di cosa parla. In questo modo, una semplice intervista sui progetti futuri è diventata un piccolo rito collettivo di riconoscimento, uno spazio in cui dire che si soffre è già un modo per cominciare a stare meglio. Di Bar, intanto, arrivano poche notizie, tutte misurate. Gli impegni continuano, le letture anche per lui si sommano, ma chi lo vede racconta che c'è una cura particolare in ogni gesto, come quando si cerca di non far cadere qualcosa di prezioso. Forse è solo l'attenzione che mette sempre nel suo mestiere, o forse è il modo in cui le emozioni, anche quando non si dicono, chiedono comunque un posto a tavola. Quello che tutti hanno capito, però, è che non è un gioco di orgogli. È piuttosto un esercizio difficile, restare fedeli a ciò che si è stati, senza farsi del male. Le settimane che verranno diranno se questo equilibrio troverà una sua forma definitiva o se cambierà ancora, com'è nella natura delle cose vive.
Intanto, resta la fotografia nitida di due persone che hanno scelto di proteggersi. E resta soprattutto quella frase di Elchin, così limpida da farsi ricordare: alcuni amori non finiscono, cambiano soltanto. Non è un modo di addolcire la realtà. È un invito a considerare che ciò che è stato importante continua a esistere, magari in silenzio, senza più pretendere la scena, ma seduto in prima fila dentro di noi. Mentre chiudiamo questo video, le parole riecheggiano ancora, come un ritornello che non si esaurisce. Sul set, diceva lei, a volte parte una canzone e tutto ritorna. Forse succede anche a lui, in momenti inaspettati. Forse succede a tutti noi, quando pensiamo che di certe cose ci siamo liberati e invece basta un accordo, una luce, un passo nella stessa strada per sentire di nuovo il rumore di ciò che ha contato. È umano. E in questa umanità, riconosciuta e accolta, c'è il gesto più elegante di tutti. Se siete arrivati fin qui, grazie. Continuate a seguirci su Celebrita dalla Turchia per non perdere i prossimi aggiornamenti. Non sappiamo cosa porterà il domani per Elçin Sangu e Bararduk, ma sappiamo che oggi hanno scelto il rispetto. E in un mondo che corre, quella è una notizia grande.